Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo video riprendiamo il discorso dell'integrazione Shelly tramite MQTT andando a vedere la seconda parte, quindi la configurazione fatta in OpenHub per appunto interfacciarsi allo Shelly tramite MQTT. Nel video precedente avevamo preparato il dispositivo Shelly abilitando il protocollo MQTT e settando l'identificativo che poi ci verrà inviato nel topic MQTT. Adesso andiamo a vedere quali sono i topic che entrano in gioco nella comunicazione sia in entrata che in uscita, quindi sia per il recupero dello stato sia per l'invio dei comandi, e li andiamo ad utilizzare nell'integrazione in OpenHub andando a creare le things e i channel relativi. Facciamo subito un ripasso di quello che avevamo fatto nel video precedente e quindi andiamo a vedere tramite l'interfaccia web dello Shelly la rapida configurazione per abilitare l'MQTT. Io adesso qua sono sull'interfaccia web dello Shelly che si raggiunge sull'indirizzo IP dello Shelly tramite HTTP con qualunque browser collegato alla stessa rete ovviamente dello Shelly, e andiamo su Settings, Connectivity Settings MQTT. Dobbiamo essere certi di attivare l'Enable su MQTT Settings. Poi in base alle nostre preferenze possiamo abilitare o meno le varie notifiche MQTT che può mandare lo Shelly. Io le ho attivate praticamente tutte. Poi la cosa importante è dare un prefisso MQTT al nostro Shelly in maniera tale che sia univoca all'interno del broker, e poi ovviamente la configurazione del broker, quindi il server, il client ID, che anche questo deve essere univoco all'interno del broker, eventuali username e password se il nostro broker li richiede. Una volta fatto questo, il nostro Shelly è integrabile tramite MQTT. A conferma di questo dovrebbe apparire quest'icona in azzurrino per dare notifica che il protocollo MQTT è abilitato. Per ulteriore conferma possiamo andare a vedere su MQTT Explorer collegato al nostro broker che effettivamente arrivano dei topic con l'ID che abbiamo messo nella configurazione dello Shelly. Infatti vediamo che abbiamo un topic che inizia con Shelly plus 2PM01. Se lo apriamo abbiamo una serie di altri sottotopic con relativi messaggi che sta inviando lo Shelly. In particolare il messaggio di status che mi dà le informazioni sulle due uscite controllabili. Quindi diciamo che se vediamo questi messaggi che arrivano sul nostro topic vuol dire che la configurazione lato Shelly è andata a buon fine. Passiamo quindi adesso a vedere cosa dobbiamo fare lato OpenHub per andare ad integrare lo Shelly e quindi poterne recuperare lo stato e poterlo controllare. Torniamo quindi sull'interfaccia web dello Shelly, torniamo su Settings MQTT. Verifichiamo di avere Enable MQTT Control checkato, in questo modo possiamo anche comandare lo Shelly tramite MQTT da sistemi esterni. Il nostro sarà ovviamente OpenHub. Quindi clicchiamo su Read More per andare sulla documentazione ufficiale dello Shelly, dove ci vengono descritti i vari topic che entrano in gioco nell'integrazione. Quindi abbiamo come al solito due tipologie di topic, i topic in uscita e i topic in ingresso. I topic in uscita sono quelli che Shelly pubblica verso il broker e abbiamo questa serie di topic che vengono pubblicati in automatico dallo Shelly in funzione di determinati eventi. La struttura del topic si basa sempre sul topic prefix che noi abbiamo settato nella configurazione dello Shelly. In questo modo è facilmente identificabile a quale dispositivo quel topic appartiene. E poi abbiamo tutta una serie di sottotopic che fanno riferimento appunto all'informazione che viene inviata nel topic. Abbiamo l'informazione di status, che è quella che abbiamo visto prima in MQTT Explorer, dove ci viene data lo stato completo del dispositivo. Nello status possiamo anche avere uno stato dedicato direttamente a un elemento del nostro dispositivo identificato dall'ID. Poi abbiamo i vari topic di announce che possono essere generici su tutta la rete oppure specifici del dispositivo o del singolo componente. Sono topic che normalmente vengono inviati in risposta a comandi di announce
che l'announce è uno dei tipi di comando che possiamo inviare, adesso lo vediamo. Passiamo quindi alla parte di topic in ingresso, che sono i topic al quale il Shelly sottoscrive gli eventi. In questo modo lo Shelly è in grado di ricevere tutti i messaggi appartenenti ai topic su cui lui ha fatto sottoscrizione. Abbiamo il solito topic di broadcast, quindi per i comandi che possono essere inviati a tutti gli Shelly. Poi abbiamo il topic di comando relativo al dispositivo identificato dal topic prefix, che può essere un comando generico per il dispositivo o un comando specifico per un componente del dispositivo. I comandi più comuni che possiamo inviare allo Shelly, diciamo tendenzialmente a tutti gli Shelly indipendentemente dal tipo di dispositivo, sono la richiesta dello status e l'announce. Poi in base al tipo di Shelly che abbiamo dei comandi specifici. Ad esempio nel nostro caso abbiamo lo switch, quindi possiamo andare a vedere nello switch come possiamo inviare i comandi. Quindi abbiamo la sottoscrizione del nostro Shelly al topic command switch ID. L'ID identifica quale delle uscite vogliamo pilotare. Lo switch fondamentalmente è l'interruttore, no? On off. E poi lui pubblica informazioni di status sempre sullo switch identificato dall'ID e eventuali errori in caso ad esempio il comando è stato inviato nella maniera sbagliata. I comandi accettati in questo caso sono lo status update, come abbiamo visto prima, che permette di ottenere poi le informazioni di stato del dispositivo sul relativo topic, on, off e toggle, che sono i classici comandi che vengono inviati a uno switch. In questo caso abbiamo anche la possibilità di dare un delay al nostro comando utilizzando un secondo parametro che è un numero che permette appunto di posticipare di qualche secondo il nostro comando. Bene, fatta questa introduzione generica su come funziona l'integrazione MQTT lato topic e messaggi, andiamo a vedere come possiamo sfruttare appunto queste informazioni per andare a creare gli oggetti in OpenHub. Ovviamente in base al tipo di dispositivo che si ha a disposizione, andando sulla documentazione ufficiale si trovano tutte le informazioni per capire che topic entrano in gioco e che tipo di comandi si possono dare. Come già probabilmente sapete, io faccio la configurazione del mio OpenHub tramite file di testo, però in questo caso vi faccio vedere il risultato finale tramite interfaccia grafica, tanto diciamo le informazioni sono le stesse e per prendere spunto va benissimo, anzi forse è un pochino più leggibile dal punto di vista di un video. Quindi andiamo a cercarci subito la Things che ho creato relativa allo Shelly e vado a prendere la Things di tipo MQTT topic. Quindi ovviamente essendo un'integrazione MQTT bisogna creare la Things di tipo MQTT generic Things, agganciarla al broker già creato come Things Bridge all'interno di OpenHub. Nel caso non sappiate fare questi passaggi andate pure a vedere nei video precedenti, perché ho fatto tutta una serie di video dedicati all'integrazione di MQTT in OpenHub. Quindi una volta creata la nostra thing di tipo generic MQTT, la cosa importante da fare è specificare i canali con cui noi andremo ad interagire col dispositivo. Quindi andando su Channel, io al momento ho un solo canale perché lo Shelly l'ho utilizzato per comandare delle luci in giardino, automatizzarle principalmente. Lo Shelly in teoria ha 2 uscite, al momento ne ho utilizzata una sola. Quindi il mio unico canale è quello che controlla lo switch di una delle 2 uscite dello Shelly. Andiamo a vedere i dettagli del canale, che è la cosa più importante, dove si definiscono i topic. Quindi quello che possiamo vedere dalla definizione di questo canale è che abbiamo definito uno state topic, che è il topic con il quale lo switch lato OpenHub si aggiorna, quindi riceve le informazioni dal nostro dispositivo, e il topic è Shelly plus 2, quindi il prefix ID che abbiamo messo nella configurazione dello Shelly, topic status, topic switch 2.0.
Quindi questo è il topic di stato per ottenere le informazioni di stato relative alla prima uscita, quindi al primo relè del nostro Shelly. Per la parte di comando invece dobbiamo andare a scrivere il topic in cui andremo ad inviare i comandi. Quindi abbiamo sempre il prefix ID iniziale, in modo tale da identificare il dispositivo con cui vogliamo interagire, il topic è il command, e il componente su cui agirà il comando è lo switch 0, quindi il primo relè. Le altre informazioni le possiamo lasciare di default. La cosa importante è andare a vedere la trasformazione dei valori. Questo perché? Perché Shelly invia le informazioni tendenzialmente in JSON e noi queste informazioni le dobbiamo andare a trasformare nel dato come lo vuole OpenHub. Anche sulle trasformazioni ho fatto diversi video, quindi se qualcuno non sa bene come funzionano può andare a vedere questi video. In questo caso abbiamo dovuto utilizzare sia trasformazioni in entrata sia trasformazioni in uscita. Le trasformazioni in entrata mi permettono di andare a leggere il messaggio JSON che arriva sul topic di stato, andare a selezionare l'informazione che ci serve all'interno di questo topic JSON e trasportarla su OpenHub. Il valore in uscita invece serve a mappare il comando on, off e toggle che gestisce OpenHub nativamente nel comando on, off o toggle che dobbiamo inviare tramite il command topic allo Shelly, però nel modo in cui se lo aspetta lo Shelly. Per spiegare bene le trasformazioni andiamo a vedere effettivamente come ci arriva il topic di status dallo Shelly. Quindi qui a destra abbiamo l'ultimo messaggio di status che è arrivato dallo Shelly, come vedete è un JSON formattato, e il topic è prefix ID status switch 0 che corrisponde a quello che abbiamo messo nello state topic del nostro canale. La trasformazione che usiamo per andare ad ottenere il valore dello switch dello Shelly, che in questo caso è la proprietà output, che vedete qua false vuol dire che è spento, true vuol dire che è acceso, noi dobbiamo andare a dire ad OpenHub di navigare questo JSON e andare a recuperare l'informazione output. Questa cosa si fa nativamente con la trasformazione JSONPath, che va però installata come add-on. Una volta installata la JSONPath la possiamo utilizzare andando poi a dare il percorso con cui OpenHub deve navigare il JSON, quindi dollaro che sarebbe la radice, punto output che è la proprietà. In questo caso è molto semplice questa navigazione perché abbiamo un solo livello. Andiamo a ottenere il nostro valore di output che abbiamo detto essere false o true. False o true però non sono valori che OpenHub può interpretare nativamente per un oggetto di tipo switch. Quindi bisogna concatenare con questo simbolino qua un'ulteriore trasformazione che è la trasformazione map, che mi permette di trasformare un valore in un altro. Come avviene questa trasformazione? Secondo le regole che vengono definite all'interno del file shelly.map, che adesso andiamo a vedere. Quindi in teoria è una doppia trasformazione in entrata. La parte JSON per recuperare tra tutto il payload JSON il valore che ci interessa e poi la trasformazione di quel valore in un valore che OpenHub è in grado di interpretare. Per il valore in uscita abbiamo utilizzato solo la trasformazione shelly.map. Questo perché? Perché abbiamo bisogno semplicemente di trasformare l'on e off e l'eventuale toggle che OpenHub invia quando si lavora sui suoi switch nelle informazioni che servono allo Shelly, quindi il viceversa di quello che abbiamo visto prima. Andiamo quindi a vedere il file shelly.map come è fatto e come può aiutarci in questo caso. Quindi apriamo il Visual Studio Code e apriamo lo shelly.map. Come vedete abbiamo due tipi di trasformazioni. Il file è lo stesso, avrei potuto fare un file per la trasformazione in ingresso e un file per la trasformazione in uscita, ma essendo talmente piccolo ho preferito usarne uno per entrambi. Quindi in questo caso abbiamo, come vedete, che il valore true viene trasformato in on e il valore false viene trasformato in off. Questo entra in gioco nella trasformazione di input. Quindi quando noi recuperiamo lo stato, lo Shelly ci invia true o false e noi lo trasformiamo in on e off. In questo modo OpenHub capisce lo stato dello switch. Viceversa, in uscita OpenHub invia on e off
e lo Shelly li interpreta, li deve ricevere come on e off ma minuscoli. In questo caso è case sensitive e quindi ho dovuto scrivere la trasformazione che semplicemente trasforma l'on maiuscolo in on minuscolo. In questo modo, tramite questo file, io riesco a trasformare le informazioni tra Shelly e OpenHub, che sono tendenzialmente diverse, in quello che ognuno dei due sistemi è in grado di interpretare. Torniamo pure su OpenHub. Fatto questo, noi abbiamo il nostro canale e a questo canale possiamo agganciarci il nostro item. In questo caso io ho agganciato tramite un link un item di tipo switch, ma da qua in poi diciamo che il discorso Shelly passa in secondo piano, perché da qua in poi è una configurazione standard di OpenHub. Quindi abbiamo un item di tipo switch che utilizza un canale di tipo switch che arriva da una Things. A questo punto, per concludere, posso farvi vedere la configurazione che ho effettivamente fatto via testo. Vado a prendere il file che ho chiamato Things Shelly e non ho nient'altro che creato una Things di tipo MQTT topic, l'ho agganciata al mio broker MQTT che ho già creato in un altro file e poi ho creato il mio canale, quello che abbiamo visto prima video, che è di tipo switch. Gli ho dato il nome, la label, le informazioni classiche di MQTT tipo il quality of service, il command topic che abbiamo visto prima, la transformation pattern per l'uscita che è il file shelly.map con la trasformazione map, lo state topic e la transformation pattern per le informazioni in ingresso, che utilizza la JSON path, naviga il JSON fino alla proprietà output e poi sul valore ottenuto applica la trasformazione map definita dal file shelly.map. Quindi fondamentalmente queste 3 righe di codice mi configurano la Things e il channel che abbiamo visto prima tramite interfaccia grafica. Ovviamente poi c'è l'aggancio all'item, ma quello è classico. Torniamo di nuovo su MQTT Explorer, facciamo una prova attivando lo switch che ho creato agganciato al canale e vediamo come evolvono i messaggi MQTT. Adesso quindi prendo il telefono, apro OpenHub, vado sulle luci manuali, giardino. La luce che ho agganciato è la luce del vialetto, l'ultima che abbiamo qua in fondo. Se io attivo lo switch dovremmo vedere il topic del comando. Ecco, vedete che è apparso il command topic sullo switch 0 on e in teoria se vado a prendere lo status dello switch 0 ho l'output a true. Viceversa, adesso clicco per spegnerla, il comando ha mandato off e il mio status è andato a false. Quindi tutto funziona ed è stata anche un'integrazione abbastanza semplice, bisognava stare solo un pochino attenti alle varie trasformazioni e a come lo Shelly invia e riceve le informazioni rispetto a come le gestisce OpenHub. Bene, per questo video direi che possiamo fermarci qui, quindi abbiamo visto il completamento dell'integrazione di uno Shelly tramite MQTT in modalità locale in OpenHub, utilizzando i relativi topic di command e di state. L'integrazione tramite MQTT è molto comoda perché appunto lavora in locale e gli Shelly la offrono nativamente, che è una buona feature questa per chi gestisce un home automation e vuole cercare di tenere il tutto all'interno della propria rete. Grazie per essere arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!